Benvenuti, anime sensibili e cacciatori di verità, a un'edizione che promette di sfiorare i fili più sottili del vostro cuore. Benvenuti nel vostro rifugio di analisi ed esclusività, Turkey News Magazine. Mentre il mondo congedava l'anno passato tra botti assordanti, feste affollate e il luccichio effimero delle paillette, in un angolo discreto di Istanbul si consumava un miracolo silenzioso. A volte le storie più potenti non sono quelle che conquistano le prime pagine con urla e scandali, ma quelle che si tessono in privato, con fili di rispetto, memoria e un amore che non ha bisogno di etichette. Oggi, su Turkey News Magazine, ci allontaniamo dal rumore per raccontarvi un gesto che ha commosso persino i salotti più esclusivi dell'elite turca. Non è la solita fiamma improvvisa né una polemica rovente. È la storia di Yağmur Yüksel e di un pacco inviato con totale sincerità a un indirizzo molto preciso, la casa della madre di Barbaktas. Prima di sciogliere ogni dettaglio di quella lettera scritta a mano e del dono che ha riaperto ferite antiche, o forse ne ha guarite altre, un invito sincero: se apprezzate questa narrazione, un giornalismo letterario capace di rispettare l'umanità delle stelle, iscrivetevi a Turkey News Magazine. Attivate la campanella per non perdere mai un'emozione. E se desiderate essere pilastri di questo progetto e accedere ai retroscena che non possiamo condividere pubblicamente, premete ora il pulsante Join. Il vostro sostegno come membri ci permette di indagare queste vite con la profondità che meritano. Ora fate silenzio e preparate il cuore, perché stiamo per aprire il dono di Yağmur. La notte di Capodanno a casa della madre di Bar è, stando ai cronisti della società di Istanbul, una tradizione quasi sacra. Lontano da parti aziendali e tappeti rossi, quella casa accoglie un ritrovo intimo dove l'unico lasciapassare è l'affetto vero. Anche quest'anno, come in molti dei precedenti, un nome brillava nella lista degli invitati: Yağmur Yüksel. Nonostante i venti del cambiamento e le storie che hanno allontanato i loro percorsi pubblici, il legame tra Yağmur e la famiglia di Bar ha resistito al tempo. Eppure, la sedia riservata a lei è rimasta vuota. Non per disprezzo, né per indifferenza, ma per onore. Fonti vicine all'attrice assicurano che Yağmur, nota per l'etica personale inflessibile, aveva già accettato mesi prima la partecipazione a un altro evento. Per una donna che mette la parola data sopra ogni convenienza sociale, cancellare un impegno non era pensabile. Così, con il dispiacere di chi deve scegliere tra due affetti, ha declinato l'invito. Ma chi conosce la profondità dell'animo di Yağmur sa che la sua assenza fisica non equivale mai a dimenticare. Non è il tipo che dice "non posso" e volta pagina. È una di quelle persone che lasciano un segno anche quando non ci sono. La serata in casa della madre di Bar procedeva tra risate, brindisi e calore, quando il campanello ha annunciato una consegna speciale. Non era un mazzo di fiori standard né un cesto di cioccolatini impersonale. Era un pacco avvolto con una cura che già tradiva il suo contenuto. A Turkey News Magazine abbiamo ricostruito quel momento grazie ai racconti trapelati dai presenti. Un silenzio rispettoso è calato sul salotto mentre la padrona di casa scioglieva il nastro e sollevava la carta con gesti lenti. Da quella scatola non è emerso un lusso ostentato, ma un'opera d'arte densa di simboli. Yağmur Yüksel, mesi prima e con meticolosa attenzione, aveva commissionato un ritratto a mano del bene più prezioso di quella madre, suo figlio, Barbaktas. L'artista, rimasto anonimo per scelta, è riuscito a catturare non solo i tratti del volto dell'attore, ma anche quello sguardo profondo, quell'essenza che solo una madre, e forse una donna innamorata un tempo, può riconoscere. Il dono era una dichiarazione: so cosa ami più al mondo, e te lo restituisco in forma d'arte. Non era un regalo per la figura pubblica, ma per la madre. Se il ritratto era il corpo del dono, il biglietto che lo accompagnava ne era l'anima. Nell'epoca dei messaggi istantanei, Yağmur ha preso carta e penna per tracciare poche righe che hanno scosso le fondamenta emotive della famiglia Baktas. Con grafia ferma e al tempo stesso vibrante, il biglietto diceva: "Zia, perdonami se non posso essere con te. Avevo impegni presi mesi fa e non sono riuscita a venire a trovarti in questa notte così speciale. Ma sarò felice se vorrai accettare questo dono di Capodanno che ti ho inviato. Che il nuovo anno ti porti salute, pace e felicità. Analizziamo insieme,
famiglia di Turkey News Magazine. L'uso di zia non è una formalità casuale, nella cultura turca è un segno di rispetto e vicinanza che, malgrado le fratture sentimentali, preserva il vincolo familiare e la deferenza verso gli anziani. L'umiltà della richiesta di perdono per un'assenza giustificata, unita all'augurio limpido, rivela una Yağmur che ha oltrepassato i rancori e le ombre del passato. È un messaggio di pace, un ponte gettato sopra acque agitate dai pettegolezzi. Prendiamoci una breve pausa in questo racconto toccante. Domandiamo anche a voi, è davvero possibile mantenere un legame così puro con la famiglia di un ex senza che resti alcuna traccia di sentimento? Questo dono è segno di maturità, o suggerisce che la storia tra Yağmur e Bar non sia mai davvero finita? Raccontateci nei commenti le vostre teorie e le vostre esperienze. Vi è mai capitato qualcosa di simile? E ricordate, se apprezzate questa analisi approfondita e volete che continuiamo a offrirvi esclusive, lasciate un mi piace. Se desiderate sostenere il nostro lavoro indipendente di indagine, il pulsante Join è il vostro pass privilegiato alla verità. Cliccando Join, aiutate a custodire la qualità e il rigore che ci definiscono. Entrate nella famiglia di Turkey News Magazine. La reazione della madre di Bar è stata viscerale. Secondo i testimoni, non è riuscita a trattenere le lacrime davanti al volto del figlio restituito in carboncino, e davanti a quelle parole di Yağmur. Avrebbe stretto il ritratto al petto e, con la voce rotta, sussurrato agli ospiti, che pensiero. A conti fatti, quel momento di vulnerabilità pubblica ha avuto un peso enorme. Non solo ha accolto il dono, lo ha legittimato davanti alla sua cerchia. In conversazioni più riservate, si mormora che la madre abbia parlato di Yağmur con parole degne di essere incise. È una ragazza speciale. Ha un cuore puro. La sua delicatezza mi ha toccata nel profondo. Frasi filtrate alle rubriche di gossip che confermano una verità semplice. Per quella madre, Yağmur non ha mai smesso di essere di casa, al di là dello stato sentimentale del figlio. La domanda che aleggia ora su Turkey News Magazine è inevitabile: e Barbaktas? Che ruolo ha in questa equazione di affetto? Non è noto se fosse presente al momento dell'apertura, ma i report del suo entourage sono rivelatori. Si dice che, saputo della reazione di sua madre e del gesto di Yağmur, Bar sia rimasto in silenzio a lungo, chiedendo poi qualche minuto da solo. Una fonte vicina ha confidato: Bar non si è stupito del gesto di Yağmur, conosce la sua gentilezza, ma ne è stato toccato. Sapere sua madre felice l'ha colpito davvero. Quel silenzio parla più di qualunque dichiarazione. Non c'era indifferenza. C'era impatto. Il regalo è diventato un promemoria tangibile di chi sia Yağmur, e ha riacceso le speculazioni. Quel ponte costruito con la madre potrebbe preludere a un riavvicinamento fra gli ex? È possibile che la strada verso il cuore di un uomo passi ancora una volta dal sorriso sereno di sua madre? Come prevedibile, il gesto ha incendiato i social, dividendo il pubblico in due schieramenti appassionati. Da una parte, chi vede in Yağmur Yüksel l'eleganza e la classe di chi sa separare le relazioni umane dai conflitti amorosi. Dall'altra, i romantici irriducibili, che leggono in quel ritratto di Bar un segnale inequivocabile. I legami non si sono spezzati, si sono solo messi a tacere. Una frase è diventata virale quella notte: ci sono legami che non si spezzano, si fanno silenzio. Migliaia di cuori hanno approvato. Nel vortice digitale, però, Yağmur è rimasta in disparte. Nessuna storia per mostrare il dono, nessuna ricondivisione di ringraziamenti. Solo silenzio. Un silenzio che, stando a chi le è vicino, è stato intenzionale. Yağmur non vuole mettere nessuno in difficoltà. È stato un gesto di capodanno nato dal cuore. Questa discrezione eleva il dono a dimostrazione d'amore incondizionato, senza ego e senza bisogno di applausi. Mentre chiudiamo questa cronaca della notte più emozionante di Istanbul, una certezza rimane: Yağmur Yüksel ha regalato al mondo dello spettacolo una lezione di umanità. In un'industria in cui gli ex diventano troppo spesso avversari o estranei, lei ha scelto di onorare la memoria e l'affetto condiviso. È il preludio a una riconciliazione con Bar? Nessuno lo sa. Ma è innegabile che, in quel capodanno,
l'amore nella forma più pura, non per forza romantica, ha vinto sull'oblio. Il ritratto di Bar ora è appeso nella casa di sua madre. Non è soltanto la sua immagine, ma il sigillo di una gentilezza. Ogni volta che la luce del mattino sfiora il disegno, sembra ricordare che esistono gesti capaci di cucire ciò che la fama talvolta strappa. Grazie per averci seguito in questa analisi ampia e profonda della notte più toccante della città sul Bosforo. Se questa storia vi ha fatto credere nell'eleganza dell'anima, non dimenticate di mettere mi piace, condividerla con gli altri appassionati e iscrivervi al canale. E, ancora una volta, considerate di entrare nella nostra famiglia cliccando su Join. Il vostro sostegno attraverso Join è ciò che mantiene viva la fiamma di Turkey News Magazine. Ci vediamo nella prossima esclusiva, sempre qui, sul vostro canale del cuore.